Bella ragazzi, Bella ragazzi, esiste un modo estremamente semplice per incidere l'acciaio, acciaio al carbonio e altri tipi di acciai. E No. oggi ve ne parleremo. Sì. Allora, si basa sul solfato di rame che si può trovare su internet, ad esempio noi abbiamo messo dei link, però anche da un negozio di agricola si può trovare. Questo è fin grosso, vediamo se ne basta pochissimo, proprio veramente una quantità non c'è, sono duri. Ok, lo maciniamo tutto con questo mortaietto. Nel video 70 vedete che c'è un video sulla nichelatura, ci sono anche altri video, andate nella playlist elettrochimica sempre sulla nichelatura. Questi oggetti sono nichelati già tantissimi anni fa, sono circa del 1998. Intanto diciamo che per questo tipo di incisione sul metallo non serve assolutamente nessun alimentatore e quindi è una cosa che può fare in casa chiunque. Basta semplicemente un po' di solfato di rame. Usiamo degli attrezzi specifici per fare questo lavoro, tipo le forbici. Ok, basta veramente poco e poca deve essere anche l'acqua. Qui stiamo usando dell'acqua già calda per fare un po' prima, per scioglierlo più velocemente. Allora l'ideale è che restino, una volta che si è sciolto, restino dei cristalli ancora interi, cioè vuol dire che la soluzione è satura. Il principio su cui si basa questo processo chimico è che il solfato di rame è un composto fatto di rame con l'acido solforico, posato sul ferro ma anche sullo zinco, su metalli che sono, diciamo, che hanno un potenziale più basso, diciamo, del rame. Avviene questo fenomeno. Allora, solfato di rame su ferro, l'acido solforico cosa fa? Vede il ferro come una preda più ambita rispetto al rame, lascia il rame che è difficile da tenere, questa è una spiegazione molto terra a terra, lascia il rame per andare a attaccare il ferro, perciò il ferro viene corroso dall'acido solforico, del solfato di rame, e il rame resta libero e quindi avremo poi il risultato l'acciaio corroso e del rame libero in polvere finissima, che adesso andremo, pian piano prepariamo, andremo a vedere. Allora, iniziamo a preparare questo ferro, una pulita con l'acetone ad esempio. Allora, uno dei due sarà protetto dalla vernice, l'altro sarà invece direttamente dipinto con un pennellino con questa soluzione. La vernice dove verrà poi incisa in questo caso basta un tocco di pennello. Mentre aspettiamo che questo si asciughi, facciamo una prova qua. Se noi mettiamo della gomma arabica in questa soluzione, scompare il problema, adesso non ce l'avevamo, il problema che si sta vedendo qua, cioè il fatto che si dividono le gocce, perché resta più gelatinoso. Tanto adesso questa è solamente una
dimostrazione dell'azione chimica, quindi cerchiamo di fare una cappa di caos, la facciamo più grossolana. Vediamo che tanto comincia già a ramarsi. Sì, si sta già facendo lo scambio tra rame e ferro. E adesso lo lasciamo lì. Ecco, per chi ha un approccio meno artistico può scrivere sulla vernice incidendola, sportandola con un normografo, ad esempio. Questa qua è una punta che potete vedere come si fanno nel video numero 139, durissima d'acciaio temperato, serve per incidere anche direttamente. Ancora un pochino perché bisognerebbe svuotare bene l'interno della scritta. Mettiamo una A qua. Allora, a questo punto diamo la nostra soluzione di solfato di rame sopra i disegni incisi, ma adesso vi consiglio però un'altra cosa. Mettere invece una carta assorbente, una carta tipo Scottex, ma non deve essere corrugata, se no i corrugamenti restano distanti dalla superficie. E quindi lasciamo agire questa soluzione. Vedete che si vedono le bolle di aria, bisogna colmarle bene, far rotolare via l'aria, alla fine deve risultare completamente a contatto tutto. Si vede in trasparenza ed è comodissimo questo sistema. Allora qua ci sono ancora delle bolle, vedete come si fanno rotolare via, facendo roteare il cotton fioc. Questa è l'incisione, questa è ancora una bolla. Vanno un po' dove vogliono, ma non bisogna forzarle, ma bisogna accompagnarli. Intanto guardate che si sta comparendo il colore del rame, si vede attraverso la carta. Intanto andiamo a vedere cosa è successo qua. Qua cosa è successo? Si è asciugata la soluzione, perché non si può ripassare e aggiungere tutte le volte nel caso si disegni in quel modo. Come ripeto, con la gomma arabica insieme al solfato di rame si ha una migliore adesione. Quindi lasciamo che evapori, quando è evaporata non lavora più e passiamo a lavarlo. Conviene lavarlo per togliere i residui di solfato di ferro che poi potrebbero far arrugginire il ferro. Ora il rame, come vedete, sta venendo via come una polvere nera. E se non viene via completamente, si può utilizzare una paglietta per asportare gli ultimi residui. Mentre nel caso di quest'altra incisione noi possiamo ancora aggiungere un altro pezzo di carta, aggiungere soluzione e lasciare lì ad agire anche più profondamente, perché abbiamo una bella scorta di solfato di rame e questo continuerà a agire facendo incisioni più precise. Ecco qua, le bolle sono fuori dal disegno, le mandiamo fuori dal disegno, ok. Quindi abbiamo aumentato la precisione utilizzando un normografo.
E direi a questo punto di aumentare ancora la precisione, togliendo la vernice invece che a mano, utilizzando un laser. Esatto. Questo metodo quindi può essere utile anche per personalizzare magari attrezzature o cose del genere. Ora questa è una comunissima spatola, l'abbiamo laserata con la scritta di Caos, un coltello, una lama da cutter e anche un lamierino smontato da una vecchia stampante. A questo punto mettiamo la nostra soluzione sulle scritte. Procediamo anche qui. Qui è molto comodo perché la vernice tende a repellere il liquido, Sì. il quale si deposita più facilmente sul metallo. Le scritte sono larghe, quindi lo contengono, mentre in caso di sottili solchi, come avete visto prima, il problema si risolve, non ci starebbe abbastanza liquido, si risolve con la carta. Ok. Forse ne manca un po' nell'ultima, ecco lì. Sì, poi qua, essendo verniciato così, si può continuare ad aggiungere. Sì. Qui abbiamo fatto anche il logo di Caos su questa lama. E così via. Adesso andremo a ricoprirli tutti. A questo punto asciughiamo con un pezzo di carta. Guardate qua, il rame si è addirittura staccato. Vediamo un attimo, gira un attimo. Guardate, si è formata le lettere si sono trasformate in lamierini. Il rame ha mangiato il ferro, il solfato di rame, e ha generato rame metallico. Comunque, dicevo, cosa si fa? Si toglie questo, si asciugano tutti e si sciacquano in acqua con un mezzo cucchiaino di soda oppure con uno spruzzo di ammoniaca, perché questo debella i sali, li trasforma in carbonati e il ferro poi non si corrode, non continua a corrodersi, ferma tutto. Anche qua si stacca la rame, si staccano pezzi di lettera. Ok, questo ancora. A questo punto asciughiamo. E a questo punto, con un'altra carta, vediamo di eliminare la verniciatura con del solvente alla nitro, ad esempio. Poi passiamo all'altra carta, adesso sciogliamo però lo strato di vernice
poi bisogna asportare quella vernice mezza sciolta che rimane lì. Adesso vedrete una cosa, come non ha azione se non appena un'ombra sull'acciaio inossidabile, corrode molto meno, quindi volendo avere qualcosa di più evidente bisogna lasciarlo molto più tempo. Vediamo quest'altra che è di nuovo acciaio inossidabile. Anche qua ha lasciato un'ombra, bello come molto fine. E comunque adesso vi lasciamo un attimo che finiamo di pulire bene tutto. Allora, qua vediamo i risultati. Abbiamo visto che sul ferro agisce molto bene, sull'acciaio al carbonio e il ferro, sull'inox appena. Dunque, per quanto riguarda l'acciaio inox, questo è semplice ferro nichelato. Per quanto riguarda l'acciaio inox, se si vogliono fare delle incisioni veramente profonde, anche più che con questo sistema, molto di più, dovete utilizzare questo sistema, quello del video 66 e del video 334. Se vi interessano potete fare incisioni molto fonde, queste qua superano il mezzo millimetro. E a questo punto vi racconto una cosa. In certe miniere usciva un'acqua carica di solfato di rame e acido solforico e anticamente recuperavano il rame anche da queste acque, e ce n'è una abbastanza vicino a noi dove facevano questa lavorazione. Un giorno è abbandonata, una miniera del 1500, un giorno ho assaggiato anche quell'acqua, è venuta un'acidità. Vabbè, facevano scorrere quest'acqua in vasche piene di sbarre di ferro, dove buttavano queste sbarre di ferro. Col tempo il rame si sostituiva al ferro, che se ne andava via come solfato di ferro, e ottenevano forti depositi di polvere di rame fine come quella che avete visto che si staccava dalle lettere, e così recuperavano il rame anche da quelle acque delle miniere. E allora qua vi salutiamo. Bella ragazzi, Bella bella ragazzi. ragazzi.